Dopo 24 mesi di guerra, Gaza proclama la pace, firmato l'accordo che segna la fine del conflitto. È notte fonda quando, tra le luci intermittenti dei raid israeliani su Gaza, si consumava anche un momento che l'intera regione attendeva da tempo. Israele e Hamas firmano un'intesa che mette fine alla guerra, almeno nella sua prima fase. L'accordo, mediato da Stati Uniti, Egitto, Qatar e Turchia, è stato siglato nella penisola del Sinai, a Sharm el-Sheikh. Il suo annuncio, intorno alla mezzanotte, ha avuto l'effetto di una detonazione simbolica. La guerra è finita, ha dichiarato Khalil al-Hayya, uno dei vertici negoziali di Hamas, sostenendo di avere garanzie da mediatori e Stati Uniti che l'intesa sarà rispettata davvero. Da parte israeliana, il via libera definitivo doveva passare attraverso il voto del governo e del gabinetto di sicurezza. Nei giorni precedenti si era tenuta una riunione tecnica per valutare i dettagli tecnici, poi il governo doveva pronunciarsi formalmente sull'attuazione. Secondo il testo concordato, il cessate il fuoco entrerà in vigore 24 ore dopo l'approvazione formale. A quel momento l'IDF inizierà un ritiro parziale da vaste aree della striscia di Gaza, in particolare da Gaza City, Khan Yunis, Rafah e il nord della striscia, pur mantenendo il controllo su un 53% del territorio. L'accordo prevede anche un enorme scambio. In cambio dell'immediata liberazione di 20 ostaggi israeliani vivi, più i corpi di altri presunti deceduti, Israele rilascerà circa 1950 prigionieri palestinesi detenuti nelle sue carceri. Il rilascio degli ostaggi viventi è previsto entro 72 ore dall'entrata in vigore della tregua. Tra i prigionieri palestinesi rilasciabili figurano 250 condannati all'ergastolo e 1.700 persone arrestate dall'inizio della guerra, mentre figure più controverse come Marwan Barghouti restano escluse dal piano. Donald Trump, che ha giocato un ruolo centrale nella mediazione, ha esultato alla firma. Abbiamo posto fine alla guerra, ha detto, e ha previsto che gli ostaggi torneranno tra lunedì e martedì. Ha evocato una pace durevole e promesso che gli Stati Uniti contribuiranno alla ricostruzione di Gaza. In Israele si preannuncia già la visita del presidente americano, probabilmente in giornata. Nelle ore del trionfo, Gaza si trasforma in un palcoscenico di emozioni. Luminarie, torce, voci che gridano «La guerra è finita». I giornalisti, spesso al buio per il blackout elettrico, raccontano scene che difficilmente dimenticheranno. In Israele, parenti di ostaggi ancora trattenuti guardano al cielo con speranza e tensione. Eppure, al di là del momento storico, restano nell'aria molte zone d'ombra. L'accordo della prima fase apre uno spiraglio, ma non cancella il contorno del cammino che resta. Che tipo di governo sorgerà a Gaza? Chi garantirà il disarmo di Hamas? Come saranno verificati gli impegni presi? L'ONU, con segreterie come quella di Guterres, ha accolto la notizia come un passo verso l'autodeterminazione palestinese, ma ha ricordato che serve accesso umanitario pieno e continuità nel sostegno internazionale. Per ora la guerra è finita, quel che verrà dopo è ancora da scrivere.